Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale di YouTube, io sono Gaspare, questo è un nuovo episodio di Kart Tutorial. Oggi parleremo del nuovo kart GM, prodotto dalla VRK, il telaio un Highlander, tutto da 32 e GM sono le iniziali di Giordano Medeghini. Allora, la prova è stata effettuata sempre nel circuito di Villarosa, è un circuito molto vicino casa, quindi facilmente raggiungibile per noi e anche ormai molto conosciuto, quindi conosciamo bene i rapporti ogni centimetro della pista, quindi viene molto semplice analizzare, concentrarsi di più sulla guida del mezzo che non a capire anche il tracciato. Appunto parliamo del VRK del GM, il modello Highlander CH14 come omologa, ma non fatevi ingannare, il CH14 è soltanto un'estensione dell'omologa perché sicuramente la ditta, la VRK appunto, ha voluto continuare con la stessa omologa anche se hanno omologato un telaio nuovo, quindi non è che scade nel 2014 ma va avanti. Il telaio è composto da un tubo tutto da 32 mm, ovviamente al cromo, verniciato di un bellissimo grigio con i glitter, molto bello, utilizza delle carenature KG di ultimissima omologa, quelle che hanno lo splitter sul musetto davanti, molto leggere, sembrano molto filanti e molto leggere rispetto alle precedenti omologhe, sia davanti che dietro nel paraurti. Utilizza dei freni prodotti dalla Righetti Ridolfi, che sono la serie MA20 con dischi flottanti sia all'anteriore che al posteriore, con delle pinze a doppio pistoncino sia davanti che dietro, un bellissimo ripartitore di frenata con i click, la classica doppia pompa freno con le vaschette trasparenti che è molto intuitivo e facilissimo da controllare il livello dell'olio. Come dicevo appunto, i dischi sono da 195 mm al posteriore, ovviamente flottante, i dischi sono wave, cioè a margherita, e mentre quelli davanti sono da 50 mm, ovviamente hanno delle baffature per dissipare sia il calore che serve anche per la pulizia della pastiglia. Il telaio ha la classica forma, davanti utilizza degli snipper per regolare il caster e il camber, si può regolare l'altezza sia davanti che dietro, dietro ha l'attacco dei castelletti dei portacuscinetti veramente bassi e ci sono addirittura 6 posizioni per stringere i portacuscinetti. Noi l'abbiamo provato con 4 perni soltanto al posteriore, ma se ne possono mettere addirittura altri 2 più in alto in modo da irrigidire ancora di più il retrotreno ed avere ancora più trazione. Magari è utile nelle piste molto scivolose, in caso di pioggia, sicuramente in un circuito cittadino. È possibile adottare la barra anteriore e la barra posteriore in teflon o in ferro.
Poi la cosa che salta subito all'occhio guardando il GM è la cura dei particolari. A me è piaciuto molto la finitura della leva del cambio e l'attacco al telaio con due Uniball che hanno reso veramente sensibile e millimetrico l'innesto delle marce. Per la prova abbiamo utilizzato un KZTCC ancora da rodare, preparato da VT Racing. Ho effettuato circa 3 sessioni in pista con il telaio e devo dire che sono rimasto molto soddisfatto soprattutto dalla trazione in uscita di curva e dal grip laterale. Il kart non pompa, si sente tantissimo il grip nonostante, ripeto, delle Vega Blue ormai vecchiotte. Il kart ha una buonissima trazione in uscita di curva che è fondamentale per la classe 125, ha un buonissimo inserimento in curva e soprattutto sono rimasto colpito dalla sensibilità nel cambio marcia, che è veramente ridotta sia la corsa, la precisione nell'inserimento delle marce. Devo ringraziare la CF Racing Team che ci ha permesso di effettuare questi test in pista con il bellissimo kart della VRK, il GM appunto. Devo dire un bel telaio veramente poco stancante per le braccia, ma con un notevole inserimento in curva e con una bellissima trazione in uscita di curva. Li ringrazio di cuore Francesco e Calogero che mi hanno permesso di effettuare questo test. Vi ricordo che in descrizione trovate il numero di telefono della CF Racing Team. In descrizione trovate anche il link di Michael Russo che cura tutta la mia parte grafica, e il link di Marco Meli della M2 Photographer che è un videomaker. Come al solito vi ricordo amici che se vi è piaciuto il video, vi sono piaciute le spiegazioni, potete iscrivervi al canale e seguirmi sulle varie piattaforme. Ciao, grazie, al prossimo video.